E così è arrivato il Natale. Un augurio a tutti, soprattutto a coloro i quali non amano molto questa festa. Non la amano perché ci sono queste pazzesche riunioni familiari con derrate alimentari interminabili, ma molte volte non la amano con spirito critico perché dicono che, forse hanno le loro ragioni, che non bisognerebbe essere buoni solo 4 giorni all'anno, ma tutto l'anno, no? Per cui questa festa, al di là dell'essere commerciale, diventa anche una grande ipocrisia, le persone sono false, come si dice in internet, eccetera. In realtà a me questa festa colpisce proprio per l'opposto, nel senso che io non ho mai sentito di una festa nel quale tutte le persone vogliono essere più cattive. Anche Halloween, che è una festa che parla di morte, in realtà non parla del desiderio di morte degli altri, ma è sostanzialmente un modo di vestire i panni della morte per poterne controllare il valore negativo e la paura che ne abbiamo. Il Natale è una festa che ci idealizza. Si parla spessissimo di narcisismo in senso negativo, ma il narcisismo è una cosa che appartiene a tutti e io credo che nel Natale il narcisismo si esprima nella sua forma più carina, più costruttiva e per cui si teatralizza un'idea di noi, qualcosa che vorremmo essere, che non sempre riusciamo a essere, che ha a che fare col calore familiare, con la bontà, col dono, col darsi, col fare un regalo, ricevere un regalo, ma spesso poi il valore di questi regali non è equilibrato, per cui diamo più di quello che riceviamo, no? E questa generosità è qualcosa che non sempre riusciamo ad esprimere durante l'anno. Non so, forse molti romanzi, molti film dicono che per nostri limiti neuropsicologici non potremmo sopravvivere, non potremmo sopportare una società solo fatta di bene, di serenità e di bontà, e per cui in qualche modo il male avrebbe una funzione paradossale e bizzarra, funzione regolatrice. Io questo non lo so. Sta di fatto che vedo che mediamente la gente, o almeno a livello ideale, tende a essere positiva, tende a essere buona, cerca di andare verso una dimensione di bontà, di fratellanza. Poi non sempre ci riesce, però il sacrificio lo fa, la tendenza lo fa, idealmente si sforza e questo non è poco. Il motivo per cui a livello giornalistico hanno molto successo le notizie sui serial killer, sugli omicidi, sui disastri, è perché deviano dalla norma. E la norma, la nostra norma mentale, è la bontà, che è vero, diamo per scontato, ma la diamo per scontata perché è normale, ci stupisce l'omicidio e ci spaventa perché è qualcosa che rompe una nostra normalità interna. E fortunatamente finché ci stupiremo del male, questo non sarà mai la norma. Si parla dell'essere umano come implicitamente cattivo, spessissimo, peggio degli animali, eccetera, eccetera, ma non è così. Per alcune persone è vero, ci sono alcune persone molto negative, molto distruttive, limitanti, limitate, da limitare, ma mediamente l'essere umano non è così malaccio come lo si vuole dipingere. Quindi il mio augurio per il 2017 è questa strana cosa: siate ciò che siete, perché guardate che quello che siete, quello che avete anche, dopo tutto va bene così. Siamo tutti fallibili, ci proviamo a essere migliori, ci proviamo a essere migliori psicologicamente, socialmente, non sempre ce la facciamo, è difficile, però il fatto che ci si provi, il fatto che ci si sforzi, fa un'enorme differenza, io credo, fra il bene e il male. Io vi auguro di essere l'anno prossimo quello che siete stati quest'anno e quello che siete stati negli anni precedenti, perché ci viene venduta una società nella quale bisogna avere più cose e bisogna avere anche più cose interne, bisogna essere più buoni, bisogna fare, bisogna essere più ma in realtà tutto sommato va bene così, può anche andare bene così. Iniziamo a riportarci a quote umane, perché altrimenti vivremo sempre in una condizione di disagio narcisistico dettato da ciò che dovremmo idealmente essere e ciò che non siamo, e invece ciò che siamo mediamente va bene. Va bene. Se non fosse così, staremmo a tirarci
quotidianamente mazzate sulla testa con le clave nelle grotte. Invece la società lentamente acquista dimensioni di civiltà. I risultati migliori non li vedremo noi, probabilmente, li vedranno altre persone. Lo sappiamo, e il fatto che noi lavoriamo per il bene di gente che non sappiamo neanche chi sarà, perché non saranno direttamente i nostri figli, ma probabilmente i figli dei figli dei figli, ci dà la misura di quanta implicita generosità ci sia anche al fianco di comportamenti individualistici, perché non è che facciamo un bene sacrificale, noi ci sacrifichiamo, cerchiamo di fare il nostro bene, cercando contemporaneamente di fare il bene di chi verrà. A me questo pare moltissimo, per cui, ripeto, siate ciò che siete. Tanti auguri e un saluto e al prossimo video e al prossimo anno. Ciao!